uno dei follower del canale, Mirko, mi ha chiesto di approfondire la questione del legare i cavalli quando siamo in passeggiata, no? Quando si va a fare trekking, quando si va a fare le passeggiate anche di meno ore. E in particolar modo mi chiedeva quando è meglio usare una tecnica piuttosto che un'altra. Io ovviamente ho fatto già un video sui nodi che possono essere utilizzati quando dobbiamo legare il cavallo, ma al di là di quella cosa lì volevo specificare un po' alcuni punti che magari non sono chiari a tutti. La prima cosa è quella che a volte non si può legare i cavalli agli alberi quando siamo in giro, anzi diciamo in teoria non andrebbe mai fatto, però insomma ci sono dei posti dove è severamente vietato farlo, semplicemente perché magari siamo in un parco e gli alberi sono protetti, per cui legando il cavallo all'albero, se il cavallo si mette a mangiare l'albero si può rovinare, no? E quindi se incontriamo la forestale ci fanno la multa, proprio è una cosa, insomma, diciamo per legge non si può fare, e quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quindi se non lo posso legare a un albero, uno dice vabbè, lo lascio libero con la corda in terra. Si può fare a quella maniera lì, soprattutto cavalli di livello 3-4 che non hanno nessun tipo di problema a avere delle corde intorno, ci montano sopra mentre che camminano, non hanno paura di nessun genere, non c'è nessun problema a farlo. La questione è che se io lascio il mio cavallo libero e sono da solo, se il cavallo mi scappa e torna verso casa, io difficilmente riuscirò a prenderlo, soprattutto se sono distante. Poi ovviamente può nascere comunque dei problemi legati al fatto che se io sono lontano dal cavallo, il cavallo sì è bravo, sta lì e tutto quanto, ma se muovendosi magari sono in bosco, la corda rimane impigliata da qualche parte, abbiamo un cavallo legato basso. I cavalli non si legano mai bassi, perché un cavallo legato basso è pericolosissimo, perché ci può entrare con la gamba, poi quando tira indietro la gamba li sale, viene fuori un macello, ve l'assicuro. Ci sono dei cavalli che ci sono morti a quella maniera là, per cui non è una cosa che si fa. Se la corda è sciolta, sì, non è un problema, se il cavallo non ha paura, ovviamente, se è stato abituato, ma se il cavallo è legato, basso mai, mai basso al di sotto del garrese. Quindi per questo motivo qua diciamo che è un po' sconsigliato lasciare, quando sono in giro a fare un trekking, lasciare il cavallo sciolto con la corda in terra. Poi indubbiamente si può sempre magari lasciare sciolto un cavallo mentre ce ne abbiamo 3 che sono legati, però anche lì bisogna fare attenzione, magari il cavallo che è sciolto va a dare noia a quelli che sono legati tirano indietro perché gli passa davanti, anche lì esce fuori un bordello. Io ne vedo fare di queste cose qua quando sono andato, cioè per tanti anni la mia moglie si è girato mezza Italia, ha attraversato gli Appennini, trekking di giorni e giorni, 300-400 km, però se ne vede fare di questa roba qua, ma bisogna fare molta attenzione. Altra cosa che vedo fare e che non sono molto d'accordo io personalmente è di lasciare il cavallo sellato, ok? Ma non perché sia sbagliato lasciare il cavallo sellato, è chiaro che se io devo legare il cavallo e mangiare un panino o che ne so, attraversare la strada, prendere un caffè e ritornare e rimontare e andare via, è un discorso diverso. Va bene, deve stare legato un quarto d'ora, 10 minuti, vabbè, magari è lì nella zona in cui gli posso dare un'occhiata, che problemi c'è? Il problema è quando deve stare legato magari delle ore. Io ho visto, anch'io l'ho fatto in passato, no? Ho legato il cavallo e siamo andati a mangiare al ristorante. Ovviamente il cavallo era legato in sicurezza, magari dentro un recinto, però era legato con la sella, e in quel caso lì ci sono dei rischi, ok? I rischi quali sono? Che il cavallo si butti giù, ad esempio, con la sella, che ovviamente quando ci fermiamo la sella la allentiamo sempre un po' per evitare, no? Che gli dia fastidio, perché insomma il cavallo la sella tirata quando ci sono sopra, ma quando si scende si allenta sempre la sella. Ma in quel caso lì, sella lenta, il cavallo prova a rotolarsi, magari la sella gli scivola sotto la pancia.
se abbiamo addestrato e preparato per bene il nostro cavallo anche a quella situazione lì, come si fa per esempio noi, anche, almeno io personalmente lo faccio, non è un grosso problema. Io mi sono ritrovato con una situazione analoga con un cavallo che si era buttato giù, un cavallo di una nostra amica che l'avevamo addestrato noi, e siamo arrivati lì, c'aveva la sella sotto la pancia. Lui era lì tranquillo insieme a tutti gli altri, lui si era buttato giù, poi si era ritirato su, la sella era andata sotto la pancia, ma non ne fregava nulla, perché era stato abituato a situazioni estreme come quella. Ci sono dei cavalli che impazziscano in una situazione del genere, la stragrande maggioranza impazziscano e magari tirano via, spaccano tutto, fanno male per sé e agli altri cavalli. Quindi legare il cavallo con la sella e andare via non è da farsi. Altra cosa, ovviamente, se io lego il cavallo vicino a un albero sellato, può essere che magari questo cavallo decide di grattarsi all'albero con la nostra sella e magari quando torniamo la nostra sella è tutta graffiata, quindi anche quella cosa lì non dobbiamo dare la colpa al cavallo, ma dobbiamo dare la colpa a noi stessi che l'abbiamo messo in una situazione in cui lui ha fatto quello che madre natura gli dice di fare, mi chiude la schiena, mi gratto, ma ahimè c'è la sella nostra sopra. Quindi com'è che possiamo fare? Allora, la soluzione migliore è quella di usare quella che gli americani chiamano eyeline, ok? Diciamo la corda alta. E vabbè, ve ne ho messa una qui tanto per farvi vedere cosa si intende. La corda alta non è altro che una corda fra due alberi. Ora qui sono molto vicini perché se no non entrava nell'inquadratura, allora li abbiamo messi vicini, ma di solito sono più lontani, dove mettiamo delle asole a questa maniera. Magari in un altro video vi faccio vedere come si fa questa asola qui, però praticamente all'interno della corda ogni tot metri facciamo un'asola dove leghiamo il cavallo, ok? Può essere legato anche più alto, questo vi sembra alto, ma può essere legato ancora più alto. Perché? Perché dal cavallo io fermo la corda da una parte, fermo la corda da quell'altra e quindi riesco ad arrivare molto più alto che così. Perché è importante che sia alto? Perché qualsiasi cosa succede il cavallo non ci può andare a mettere la testa sopra, ok? Chiaramente poi se la tiro molto, perché più è lontana ovviamente più deve essere tirata, è chiaro che posso anche mettere 2 o 3 poste, si chiamano, per il cavallo. E questa è la soluzione migliore perché è lontano dagli alberi, non c'è problemi di sorta perché non è che si va a grattare con la sella all'albero, è legato alto, il cavallo non ci può mettere la zampa sopra e la gamba sopra e di conseguenza sono relativamente in sicurezza. Poi ci sono vari sistemi per legarlo e mantenerlo tirato. Io per esempio l'ho passato una volta sola lì, là l'ho fermato in maniera fissa, qui l'ho fatto passare una volta sola e poi dopo l'ho legata all'altro albero che vedete laggiù, è un ramo, ok? Ma cosa fa questo? Mi mantiene in tensione la corda perché mi fa un effetto leva, no? Cioè questo qui, se io lo tiro, quando lo lascio andare lui tende ad andare di là per ritornare nella sua posizione e quindi mi fa un effetto leva. Questo è comodo perché se io voglio sciogliere tiro qui, tiro questo, si scioglie qui e quello si allenta immediatamente e casca tutto giù. Diciamo, questi sono sistemi che poi si imparano un po' andando in giro, ma fondamentalmente sono quelli che salvaguardano un pochino di più sia l'ambiente, le nostre selle, che anche i nostri cavalli. Altro da aggiungere? Mi sembra di no. Se magari avete delle domande specifiche scrivetele un po' nei commenti e se vi interessa vedere come si fa quel nodo lassù, se me lo scrivete nei commenti ve lo faccio vedere magari in un altro video breve. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them?